Buongiorno amiche e amici di Yamamoto Nutrition. Questo sarà il primo video, un video introduttivo sul come, sul perché, sul quando. Mi è venuto in mente, come mi è stato suggerito da amici, lo sviluppo del sistema di allenamento SST. Come mi è venuto in mente? In realtà è stato un lavoro per deduzione, però per fare una lunga storia corta, per voi è importante sapere che andremo a creare più video dove cercherò di spiegarvi in dettaglio i vantaggi dell'utilizzo e soprattutto come capire il sistema di allenamento SST, Sarcoplasma Stimulating Training. Ora, come potete ben immaginare, non è che un giorno mi sono svegliato e ho detto devo creare un sistema di allenamento. Quello che è successo è che durante la mia carriera da agonista mi sono trovato molte volte confrontato a, come molti di voi sicuramente, cercare di capire cosa realmente fosse importante quando si va a strutturare un allenamento e su come strutturare un allenamento. Però molte volte capirlo e poi metterlo in pratica è molto più difficile di quello che pensate. Come se state ascoltando quello che vi dico io oggi è perché siete appunto interessati a cercare di capire quali sono quei fattori importanti che un allenamento deve contenere perché sia efficace e efficiente, soprattutto nel cronico. Dunque, non creare quella situazione di stress intensissimo in un allenamento o durante qualche allenamento, ma cercare di creare un sistema che poi non è un sistema, perché i sistemi sono dei compartimenti chiusi, però dobbiamo interpretarla come una filosofia, dunque come capire, come interpretare l'allenamento, quali sono quelle variabili che deve contenere un allenamento perché poi porti a una crescita muscolare. Dunque questo è quello che andrò a cercare di farvi capire nei prossimi video. L'SST sembra qualcosa di complicato perché dalla risposta che abbiamo avuto in seguito a degli articoli che ho scritto e comunque alle informazioni che sono presenti sul web, come dicevo, sembra qualcosa di complicato, ma in realtà quando poi lo capiamo vedrete che avrete tutti quei mattoni a disposizione per costruirvi il vostro allenamento. Però l'importante è seguire questa sequenza di video in modo che passo per passo potremo andare a capire quali sono quei meccanismi, quali sono quei trigger che poi portano a un'ipertrofia muscolare. Andremo a capire la differenza fra ipertrofia miofibrillare, ipertrofia sarcoplasmatica, andremo a capire come interlacciare, come mettere insieme questi due momenti di allenamento, perché vedrete che non possiamo distinguere l'ipertrofia miofibrillare, dunque la crescita della miofibrilla, dall'ipertrofia sarcoplasmatica. Sono due momenti che devono essere o devono lavorare in sinergia, dunque uno sostiene l'altro. Andremo a vedere appunto questo aspetto durante questa serie di video e poi in un secondo tempo andremo a capire come strutturare l'allenamento, dunque una seduta singola, come poi strutturare l'allenamento su una serie, dunque un ciclo di settimane e mesi. E questo probabilmente è il fattore più importante, perché tutti possono creare uno stress molto acuto durante un allenamento, ma poi mantenere questo per delle settimane, per dei mesi diventa un discorso, diventa un fattore più difficile da raggiungere. Allora, spero che con questa piccola introduzione sono riuscito a stuzzicare il vostro interesse e ci vediamo alla prossima per il primo video su la nascita, dunque i processi di deduzione che ho fatto per arrivare a capire l'importanza del reticolo sarcoplasmatico e poi come sviluppare un sistema allenante perché vi porti i risultati che tutti voi desiderate. Un abbraccio a tutti.